Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi pomeriggio abbiamo la penultima masterclass, un viaggio straordinario che andrà a lavorare negli inferi per trovare i più grandi tesori. Oggi pomeriggio faremo la morte iniziatica, il rituale della non esistenza, laddove distruggeremo completamente l'io così come l'abbiamo conosciuto. Ma questo lo sanno bene le nostre ragazze che stanno facendo il percorso, e per chi invece non sta facendo ancora il percorso con noi sciamanico, la via più semplice e più diretta la trovate qua sotto all'info box in descrizione, nella pratica dei 21 giorni. Detto questo, ragazzi miei ragazzi, stiamo facendo delle cose, imprese straordinarie, e vediamo cosa ci diranno i nostri grandi archetipi in questi prossimi giorni su come sono le energie planetarie e come possiamo incarnare al meglio la forza della nostra anima nella realizzazione di tutti i tuoi obiettivi. Allora, partiamo subito, andiamo a vedere. Allora, per chi non sapesse cos'è il nostro lui-lei, lasciatevi ispirare mentre ascoltate la mia voce, va bene? Sono energie maschili e energie femminili, energie che coesistono all'interno di noi e che le vediamo proiettate nel mondo sotto forma di immagini. Lui, lei, che sono dentro e fuori di te. Partiamo dal nostro maschione. Allora, chiedo al mio amante mistico, spirito guida, di realizzare questa creazione per te affinché tu possa avere visione, bellezza e prosperità. Sabbe satta su chi contu. Vediamo l'energia attuale, che è anche la maschera, no? Del divino. Il divino utilizza le maschere per palesarsi a te, in quanto il divino è inconoscibile, e solo attraverso le maschere, che sono le immagini, i veicoli attraverso cui il divino ti parla, noi possiamo conoscere l'inconoscibile. Vediamo quindi qual è la postura energetica, che la maschera è intesa come espressione del maschile in questa settimana. L'energia attuale del maschile. Abbiamo la regina di denari. Il maschile inizia a prendersi cura di sé, come fosse la madre. Abbiamo una regina di denari come energia attuale, e ciò significa due cose. Sia che il maschile inizia a prendersi cura di sé come fosse proprio una madre che si prende cura del proprio bambino, e quindi nutrendosi, dandosi ascolto, cercando di darsi ascolto e nutrimento. E in più abbiamo una figura, un archetipo femminile predominante nella scena del maschile. Ora, può esserci una donna o un archetipo femminile, una persona che sa nutrire, una persona che sa darsi, no? Alla terra, agli eventi. E quindi, a seconda del tipo di maschile con il quale si ha a che fare, questa energia di nutrimento è ciò che predomina nella sua vita. Se abbiamo per esempio dei maschili che sanno poco darsi nutrimento, allora avremo delle conflittualità con questa energia femminile. Però l'anima gli chiede di darsi nutrimento come se fosse proprio la madre. E di conseguenza la proiezione che i maschili possono fare con un'energia femminile è proprio la necessità di doversi nutrire a loro stessi come fossero le loro madri. E poi nella realtà fenomenica possiamo avere a che fare con una figura femminile che incarna questo archetipo. Ok, vediamo i pensieri del maschile, cosa ha nella mente. Stabilità. Sta pensando a un incontro, non solo a un incontro con un'energia femminile o un archetipo femminile, anche se uomo. Ha nella mente il pensiero di incontrarsi, di unioni stabili, di unioni appaganti, di ritrovarsi dopo dure fatiche anche, no? Sentirsi riconosciuti nell'altro dopo tante lotte e tante fatiche. La voglia di un incontro abbiamo, la voglia di un incontro, la voglia di avere fiducia l'una nell'altra. Abbiamo questo nei pensieri. Vediamo cosa abbiamo nel cuore. La voglia di esplorare, tanto entusiasmo. Abbiamo dei maschili
È bella questa energia, eh? È bella perché nel cuore il paggio di bastoni è mi viene in mente la descrizione del maestro interiore, come è scritto nei Rig Veda, i grandi insegnamenti vedici, che sono insegnamenti sciamanici. Si dice che il maestro interiore, che si trova nel quarto chakra, abbia le dimensioni del pollice di una mano e abbia le sembianze di un bambino che ride. Questo paggio di bastoni me lo ricorda. Quindi abbiamo dei maschili che hanno l'entusiasmo dei bambini, che li porta ad amare, a esplorare, a conoscere la vita. Quindi abbiamo dei maschili entusiasti della vita che pensano a incontrarsi con l'altra persona, che pensano ad aprirsi, allo stesso tempo hanno la voglia di imparare, di essere più leggeri rispetto alle aspettative del mondo. Quindi abbiamo la passione, la voglia di esplorare, di conoscere, sono mossi da una energia erotica che è la stessa energia erotica che ha il bambino. Il bambino ha quell'energia erotica che lo spinge a voler conoscere la vita. Perché, come vi insegno sempre, la Kundalini è energia nervosa a carattere sessuale, quell'energia erotica che è procreativa, creativa, che crea gli eventi. E quindi qua abbiamo dei maschili che hanno un'energia procreativa verso gli eventi, che si alleano con gli eventi. Perché? Perché hanno il cuore aperto e quindi hanno la necessità anche di esplorare attraverso un archetipo femminile questa loro necessità di volersi nutrire. Come si fa a nutrirmi? Allora attraverso la proiezione con l'altra persona imparo come ci si nutre. Vediamo qual è il blocco, la sfida in questa settimana che si apprestano a superare i maschili. Allontanarsi da ciò che non li nutre più, ma li ha nutriti fino a questo momento. L'otto di coppe mi parla della necessità di lasciare andare ciò che ti ha nutrito fino a quel momento, però che non ti nutre più, abbandonare una zona comfort fondamentalmente. Anche lasciare andare una una relazione ufficiale che li ha nutriti fino a un certo momento, ma non li nutre più, quindi diventare madri di loro stessi e avere un incontro nuovo, aprirsi al nuovo, perché quello gli sta dicendo il cuore. Quindi, ma al di là di tutto, come archetipo principale, l'otto di coppe è colui che sceglie consapevolmente di allontanarsi da ciò che lo ha nutrito, perché sente un richiamo più grande, il richiamo del nuovo, della scoperta e della conoscenza. L'otto di coppe è anche lasciare andare dei comportamenti che sono stati funzionali fino a un certo momento, ma che non lo sono più. Ok, vediamo da questa parte. Energia attuale del femminile, che è anche la maschera in qualità di veicolo, il femminile, di quali energie si fa portavoce, come appare il femminile al mondo e a lui, all'altra persona. Felice, felice, femminili felici, appaiono felici, allo stesso tempo possono nutrire qualcosa che non è visibile apparentemente. Adesso lo vediamo con le altre carte che andremo ad estrarre. Quindi abbiamo delle energie di felicità, di fiducia, di amicizia, di volersi dare alla vita, come la gioia di un bambino. Le energie prettamente femminili hanno che cos'è il sole e coloro che non vogliono aspettative. Non è come il matto, il sole, però diciamo che il sole è la gioia della vita, la bellezza della vita che implica il vivere momento per momento. Ripeto, non è il matto che è vivere momento per momento, ma è godo la vita fino in fondo nel momento presente, non faccio aspettative, ma mi fido della vita e degli altri e vediamo dove mi portano. Quindi il femminile è una carta di amicizia, quella del sole, di amicizia profonda, di radicata, di fiducia nella vita e anche nell'altro, ma è una fiducia fiducia spontanea, è la felicità il sole, no? Sono felice che ti incontro in questo momento, sono felice che facciamo questo, non ho aspettative su quello, mi vivo questo momento presente in modo radicale, in modo totale e ne sono felice. E proprio il video che abbiamo pubblicato, il podcast, l'ultimo, ma è già pratica 15, l'amore incondizionato, è proprio questa gioia qui. Sì, è questa gioia qui. Vediamo quali sono i pensieri del femminile.
Infatti, come ti stavo dicendo, abbiamo il 4 di denari, no? Il femminile non si apre tanto, cioè si apre il giusto. E infatti il sole è la maschera, il veicolo attraverso cui la vita in lei si manifesta. Appare gioiosa, appare fiduciosa, allo stesso tempo si dà poco a poco, non si apre completamente. Con il 4 di denari nei suoi pensieri è che io rimango ferma sulle mie posizioni, sulle mie percezioni, sulle mie sensazioni, mi do alla vita il giusto. E quindi anche all'altra persona, il giusto. Vediamo cosa ha nel cuore, cosa prova il femminile. Ci vado piano piano, mi do a poco alla vita, è una bellissima energia. Il cavaliere di denari è un cavaliere molto stabile, nel cuore c'è molta stabilità nel femminile. C'è molta stabilità, c'è gioia, c'è fiducia nella vita, chi va piano va sano e va lontano. Qui nel cuore do a poco la mia fiducia, la mia apertura, mi fido della vita, rimango sulle mie posizioni, mi fido, è un'energia molto integra questa, molto autonoma. Possono darsi, ma poco a poco. Le vedo soprattutto darsi a ciò che li crea stabilità nella materia, anche progetti lavorativi, proprie attività, si danno soprattutto le loro attività, si concentrano alle loro attività che gli genera amore e prosperità nella materia, perché si affidano alle loro attività che fanno quotidianamente con gioia, con fiducia. E proprio il video, il podcast che abbiamo fatto, Magia Pratica 15, Amore Incondizionato. Sì, vediamo qual è la sfida di questa settimana. Sfida femminile. Il cambiamento, a poco a poco. Allora, la morte al blocco significa che è necessario fare un cambio su vari aspetti della propria vita, perché la morte è un arcano maggiore, no? Diciamo che la sfida è quella di fare dei tagli importanti su più aree, su più fronti. Ci vanno piano piano perché è un cambio radicale su più fronti della loro vita. Lo fanno perché andare piano piano nei cambi lo fanno, cioè non fanno il polverone subito, fanno piano piano dei cambi. Questa è la sfida, continuare a portare avanti un certo cambiamento in più aree della loro vita, soprattutto in quelle aree che le danno stabilità. Ok, vediamo da quest'altra parte. Quali sono le vere intenzioni dell'anima, dell'energia maschile in questi prossimi giorni? Non a caso oggi faremo la morte iniziatica, che sta sfida la distruzione di una vecchia identità, nome e cognome, questo è il senso, per rinascere nel sé. Morte dell'io, rinascita nel sé. Che sarà molto forte. Vediamo le vere intenzioni dell'anima del maschile, dell'energia maschile. L'anima vuole ordine. L'imperatore, le vere intenzioni dell'anima sono riportare ordine nella propria vita. Allora, l'imperatore è disciplina spirituale che porta concretizzazione a livello pratico nella propria vita, è la materializzazione dello spirito e la spiritualizzazione della materia, un po' come diceva Steiner, no? Padre della scienza dello spirito. E quindi le vere intenzioni dell'anima sono quelle di essere messa al comando e portare ordine, la disciplina spirituale nella materia, riportare il sacro significa nella materia, vedere oltre al visibile, disciplina in questo. L'anima vuole costruire sulla base di una mente poetica, di una mente illuminata, molto forte. E vediamo quali sono le azioni che farà nel mondo nei confronti di lei. Abbiamo l'8 di spade, siccome l'anima vuole essere messa al timone, vuole essere messa al comando,
il cuore pulsa per fare questo, ma loro si devono liberare da un vecchio modo di essere e di agire. Potrebbero non fare azioni rapide con l'otto di spade, ma nelle azioni sentirsi intrappolati da una vecchia struttura e il nuovo che li chiama. Inizialmente potremmo avere questa oscillazione. Vediamo qual è il miracolo finale che ne consegue. Le eremita faranno azioni a poco che saranno mirate a sciogliere ogni tipo di impedimento che è solo un impedimento mentale e quindi seguire la luce interiore che li porta a sciogliere queste catene che sono prettamente mentali. L'anima vuole imperare, dice fammi fare cose che voglio io, non cose che vuoi tu. E che cosa vuole prima di tutto l'anima? Che lui faccia abbandoni emotivamente delle circostanze, una persona o situazioni che lo tengono soggiogato a vecchi schemi, a una vecchia identità. Il cuore pulsa, non vede l'ora di farlo, l'anima vuole imperare, l'anima sta schiacciando sull'acceleratore, nelle azioni si trova impantanato, però il miracolo quotidiano è quello che è. L'eremita chi è? Colui che fa dei passi, colui che fa dei passi verso ciò la cui luce interiore lo chiama a fare, cioè l'anima si accende la prima fiammella di quella volontà dell'anima e dove guarda l'eremita? Va verso l'abbattimento delle catene mentali, perché le spade sono il mentale, no? Quindi è una ricerca interiore, non sono azioni eclatanti esterne che farà in questi giorni, ma sono azioni prima di tutto interne, nel vedere che le proprie gabbie sono solo mentali e non sono reali, e nel fare piccoli passi verso qualcuno in modo delicato, in modo anche nello scioglimento di queste resistenze qui, magari situazioni che deve lasciare andare, eccetera, passi delicati, passi saggi, perché l'anima vuole imparare. Ok, andiamo da questa parte. Quali sono le vere intenzioni dell'anima, dell'energia femminile, le vere intenzioni dell'anima, dell'energia femminile in questi giorni? Vuole riposo l'anima, 4 di spade, perché vuole meditazione, vuole riposo, vuole contemplazione l'anima in questi giorni, perché come ti ho detto la morte al blocco sono tagli o cambi irreversibili su tutte le aree della propria vita. Ecco perché va a poco. L'anima vuole riposo dalla mente. E quindi, siccome oggi affronteremo la morte iniziatica, il rituale della non esistenza, è proprio questo che andiamo a fare. Cioè la morte, qua qualcuno sta riposando, passiamo la grande soglia per risorgere nel sé. L'anima vuole riposo dalla mente. E vediamo quali sono le azioni che farà il femminile nei confronti di lui o nei confronti della vita, le azioni che farà lei in questi giorni. Si aprono varie possibilità. Perché l'anima vuole riposo? Perché le azioni del 7 di coppe mi dicono che potrebbero aprirsi diverse strade o il femminile avere diverse opzioni, ma non tutte sono allineate con la verità del suo cuore. Ecco perché va a poco, sceglie bene, potrebbe avere un po' di dubbi su che scelta fare amorosa, su quale strada prendere o su ciò che veramente la motiva a livello emozionale. Tant'è che si fermerà a contemplare e a chiedersi perché voglio andare di là piuttosto che voglio andare di qua. Allora l'anima ti dice riposati, medita, fermati, perché questa, da quello che sto vedendo fino a questo momento, è una settimana di contemplativa affinché la vita possa agire in te e poi tu possa agire a favore della vita. Vediamo il miracolo che ne consegue qual è. Il miracolo è la creazione di strutture solide e durature. Il 3 denari mi parla di femminili che riescono a definirsi, riescono a definirsi all'interno di gruppi. Il 3 denari è lavoriamo in gruppo, in squadra, no? Dove ognuno ha le sue competenze e riescono a sentirsi riconosciute per le proprie competenze. Quindi che si tratti a livello lavorativo, qua vedo molti denari. Quindi i femminili qual è il miracolo? Che si sentono riconosciute e competenti per il ruolo che hanno all'interno di strutture. Possono essere strutture lavorative, strutture familiari, strutture amorose. Si sentono riconosciute per il ruolo che hanno e di conseguenza
I femminili creano struttura con altre persone laddove si sentono non solo riconosciute loro stesse, ma riconoscono anche il valore dell'altro come essere unico e indiscutibile. E quindi non c'è competizione, nel tre denari non c'è competizione. E se non sbaglio abbiamo fatto una lettura proprio con questo tre denari in questa settimana, la settimana che è trascorsa, che parlava di ciò che si sta lasciando andare, quando non ci siamo sentite abbastanza riconosciute all'interno di gruppi, di strutture, no? Cosa ne usciva? Usciva che iniziamo a sentirci il nostro potere. Vabbè, non vi voglio spoilerare quel video, però il senso è proprio questo. Da questa settimana si esce con la capacità di sentirsi riconosciute uniche o unici nel proprio ruolo. E questo porta a fare le scelte giuste laddove c'era confusione. Perché il sette di coppe cosa ci insegna? Nelle azioni potremo vedere i femminili un po' confusi su cosa fare. L'anima ti dice fermati, non ti preoccupare, non c'è fretta. Perché il cambio che devi fare su tanti fronti è un cambio che richiede pazienza, amore e dedizione. Cosa succede? Che questo cambio inizia ad essere fatto. Inizia ad essere fatto con il tre di denari creando nuove strutture su vari ambiti, come ti ho detto, va bene? Sì. Andiamo a vedere adesso cosa ci raccontano le specifiche in questa settimana. Energia attuale di lui con la regina di denari. Energia attuale di lui con la regina di denari. Sei di denari. Allora, energia attuale è che vogliono fare le cose fatte bene. Vogliono guadagnare la figura dell'archetipo femminile e soprattutto energia attuale e loro stanno iniziando a darsi nutrimento. Ecco perché poi riescono a fare le scelte giuste guidate dalla propria saggezza. Vogliono anche sistemare delle cose con qualcuno laddove è stata squilibrata la cosa. Vediamo il 4 di bastoni nei pensieri, cosa pensa lui. 10 di bastoni. Allora, qua ci sono delle situazioni di pesantezza che i maschili vogliono abbandonare, magari riguardanti altre questioni che non hanno a che fare con l'amore, magari responsabilità, stabilità, e stanno pensando di avere un luogo dove poter celebrare i successi di una stabilità raggiunta, visto tanti pesi che si sono portati addosso. Sì, cosa hanno nel cuore il paggio di bastoni? È l'imperatore. Allora, i maschili qua sanno che per riportare ordine è necessario seguire l'entusiasmo e la passione che li arde da dentro. Non è più il controllo e il potere, capito, egoico, perché c'è il paggio di bastoni. Allora, ci sono maschili quindi che sentono che hanno necessità di far uscire fuori quella parte giocosa e gioiosa, con la voglia di conoscere, di esplorare, e sanno che nel loro cuore percepiscono che soltanto quella parte giocosa e gioiosa di voler esplorare, quell'energia gli permette di veramente creare struttura e non il vecchio modo di imperare, cioè comando, possesso, controllo. No, tant'è che l'anima vuole proprio che si riporti la disciplina spirituale della materia. La disciplina spirituale implica la gioiosità del bambino. Vediamo il blocco sull'otto di coppe, il blocco di lui nei confronti di lei rispetto alle circostanze. 4 di spade. E allora, il 4 di spade al blocco è come se ci fosse silenzio con qualcuno e al tempo stesso o non parlano con qualcuno, al tempo stesso si sentono la necessità di dover abbandonare un vecchio modus operandi. Quindi è come se si prendessero è difficile per loro cosa, perché c'hanno l'otto di spade qua. È difficile ascoltare il cuore che gli sta dicendo di abbandonare un vecchio schema, o una vecchia relazione, o un vecchio schema, o un vecchio modo di fare. Può essere difficile meditare sulla necessità di allontanarsi da situazioni ormai stagnanti.
Magari molti di loro stanno facendo finta di non pensare a una situazione, a questa regina di coppe qua sotto, sanno che devono abbandonare un vecchio modus operandi. Vediamo l'anima con l'imperatore. Cosa vuole fare l'imperatore in questa settimana? L'anima, le vere intenzioni dell'anima con l'imperatore. Infatti, che cosa ti ho detto? L'anima sa che riportare la disciplina e l'ordine significa solo ricontattare il bambino interiore. È l'unico che può dare ordine e disciplina vera. È l'unico che ti permette di portare lo spirito nella materia. E quindi a livello fenomenico questo come si interpreta? L'anima vuole riconciliarsi con la parte bambina a tutti i costi. A tutti i costi, ecco perché lo vediamo tentennare qua nelle azioni. E anche vogliono riconciliarsi l'anima vuole riconciliarsi anche con qualcuno che li ricorda, oppure aprirsi all'amore vero di quando era bambina. Anche riconciliarsi con qualcuno che sentono fargli questo specchio, capito? Vediamo nelle azioni con l'otto di spade, le azioni di lui nei confronti di lei, o le azioni di lui otto di spade. La papessa, vedi, non faranno, allora capiranno che non devono fare azioni azzardate, ma lasciare che le cose avvengano e seguire la loro intuizione quando avvengono le cose. Ora, si sentono bloccati, allora, sulla parte fenomenica possiamo avere vari scenari, persone in ombra, una persona in ombra non riconosciuta, eccetera, una persona riconosciuta, una persona non riconosciuta, situazioni ufficiali, ma io voglio farvi andare ancora più su per farvi capire quello che stanno dicendo le carte. Al di là che ci siano persone in ombra oppure no, storie nascoste, eccetera, la verità è molto più profonda. Se ci sono due persone qua, per esempio, una ufficiale e l'altra no, e si sentono bloccati verso la persona non ufficiale verso la quale sentono questa spinta propulsiva, qualsiasi siano le dinamiche, l'anima in questa stesa sta chiedendo al maschile di riconciliarsi col bambino interiore che non aveva costrizioni, non aveva limiti, non aveva necessità di tenere in piedi più cose contemporaneamente perché istintivamente si lascia guidare solo verso una direzione. Questo stanno dicendo le carte. L'eremita con l'acquisizione finale, la magia finale abbiamo la rinascita dell'amore, la rinascita dell'anima, il giudizio. Allora, alla fine il maschile avrà una rivelazione interiore, perché il giudizio che la rivelazione, la notizia è caduta sull'eremita, è una rivelazione interiore. Qual è questa rivelazione interiore che è comune a tutti i maschili in questa settimana? La rivelazione interiore è quella che le sue paure vengono eluse alla luce dell'intuizione, che le sue paure, i suoi blocchi esterni non esistono, sono tutte paure mentali. Questa è la rivelazione e questo gli permetterà di rinascere, andando incontro alla volontà dell'anima di riconciliarsi col bambino interiore e bambina interiore a seconda se fanno un percorso spirituale consapevole oppure no. Sì. Perché qua vedo dei maschili che tengono in piedi delle cose che non sussistono più, capito? Vediamo da questa parte. Allora, devo trovare gli altri mini tarocchi di qua. Dove li ho messi? Eccoli qua. Allora, vediamo energia attuale del femminile. Sole. Sì, il carro. I femminili sembrano proprio determinati. Qua ci sono dei femminili belli determinati, il carro mi parla di saper l'energia, appaiono come coloro che sono molto determinate nel guidare la loro energia laddove sentono la felicità. Questo è. I pensieri con il 4 di denari, il giudizio. L'anima le sta chiamando a svegliarsi, a di non dare tutto e subito alle circostanze. Cioè, il giudizio mi parla di risveglio, il 4 di denari mi dice che è come se l'anima le sta dicendo non disperdere la tua energia. Guarda le cose da un'altra prospettiva. Parti dal tuo, non disperdere la tua energia. Parti dal tuo. Vediamo come si completa il messaggio, cosa hanno nel cuore col cavaliere di denari.
hanno la voglia di avere una relazione alla pari, c'è il 2 di coppe qua. I femminili nel cuore, il cavaliere denari è colui che è metodico, che è centellinato, che è serio, stabile, quando arriva resta. Quindi i femminili stanno essendo guidate dal loro spirito guida amante mistico nel loro cuore per andare a poco e non disperdere la loro energia nella prima persona che sentono perché magari hanno paura di restare sole, no? E quindi il 2 di coppe nel cuore, loro amano profondamente una complementarietà, sono in cerca di questo. Però non c'è affanno ed è la maniera giusta. Quindi anche se stanno conoscendo una persona o stanno con una persona, non si danno subito perché sanno che le cose arrivano quando devono arrivare, ma hanno nel cuore l'amore qua i femminili e si danno a poco e non è per mancanza d'amore il fatto che si danno a poco, proprio perché sanno profondamente nelle cellule che cosa vogliono. La sfida con la morte, sulla morte, i femminili, asso di spade, la chiarezza. Allora, i femminili devono fare cambi radicali su più aree della loro vita, no? Quindi, a cosa gli serve fermarsi, non fare scelte azzardate? Gli serve per avere quella chiarezza che magari è ancora al blocco per fare questi cambi. Ok. Quindi, il 4 di spade, le vere intenzioni dell'anima col 4 di spade. Allora, 8 di coppe, l'anima vuole che i femminili lasciano andare dei comportamenti ormai obsoleti che non le servono più. Stanno riflettendo anche nel lasciare andare una relazione o un approccio alle relazioni. Quindi l'anima vuole che i femminili si fermino affinché possano prendere la decisione di allontanarsi da comportamenti e situazioni emotive che ormai sono stagnanti, che può essere una relazione, un comportamento, va bene? Le azioni con anche il fatto di godere pienamente dell'amore del loro amante mistico, sposo celeste, anche se non c'è la persona, come vi insegno sempre, che è la prerogativa di quel 9 di denari di cui parliamo sempre, per avere relazioni integre. Allora, 7 di coppe, le azioni del femminile. 7 di coppe e 7 di coppe non fanno azioni azzardate, potrebbero essere molto confuse nelle scelte da fare perché ci sono vari cambi da fare, però l'anima gli dice riposati, non ti preoccupare perché in questo riposo o in questa meditazione o in questa morte iniziatica, per esempio noi facciamo oggi la morte mistica, arriveranno da sole le risposte, non ti devi affannare a fare delle azioni che non sai veramente se sono le azioni giuste, eccetera. Fermati, nessuno ti rincorre perché la soluzione arriva da sé. 3 di denari, quindi i femminili potrebbero avere delle opzioni a livello amoroso, no? L'anima dice non devi scegliere oggi, non sei tu a scegliere, è la vita poi che ti porta a scegliere, senza che tu ci pensi. E infatti loro lo sanno bene. 3 di denari, il miracolo finale, 3 di denari e il paggio di spade. Guarda, il paggio di spade allora, la vita porterà i femminili ad avere cooperazioni con delle persone, a stare in strutture con delle persone, che sia a livello amoroso, che sia a livello relazionale. E il paggio di spade è quella mente che dice che ancora non si fida, e dice ma davvero sta succedendo? Tu ti accorgerai che la scelta l'hai già fatta mentre la stai vivendo, entro la fine di questi giorni, di questa settimana. La scelta l'hai già fatta mentre la stai vivendo. E vedo anche dei femminili che vanno a risolvere delle questioni pendenti, come ci insegna il paggio di spade, laddove si creerà struttura, ci si viene incontro. Va bene? Questo è. Fammi mettere una carta di queste sul maschile. Una carta oracolare. E sul femminile. Allora, maschile, infatti al mare. Al mare è la carta della fluire con le proprie emozioni senza pretendere di dover dare una direzione alla barca e gli eventi che ti portano, no?
Quindi vedo qua energie maschili che, come ti ho detto anche prima, no? Se non sbaglio te l'ho detto, si lasciano portare dagli eventi, ah sì, sulla papessa te l'ho detto, fin quando la loro intuizione non li guiderà a capire che le catene che trovano fuori, i blocchi che vedono fuori, che li ha messo qualcuno, che vedono fuori, sono blocchi mentali. E allora la papessa lo aiuterà in questa intuizione, un lasciarsi fluire, no? Lasciarsi fluire. Adesso vediamo l'energia femminile e qua abbiamo la carta degli orfani. La carta degli orfani è, come dire, è l'alleanza con la dea Penia. Non a caso la morte che devono fare qui, la morte iniziata, è sentirsi orfani di una vecchia identità. Quindi quella sensazione un po' di esclusione che sentono è una sensazione benefica che le sta portando alla morte dell'io e la rinascita nel sé. Ora, ti faccio il succo della lettura in modo tale da avere una visione onnicomprensiva, pratica e consapevole. L'energia maschile si mostra al mondo come stabile, affidabile, presente. Quindi abbiamo questo volto di maturità, di responsabilità e anche di generosità. È una persona che vuole dare, vuole costruire, vuole essere visto come io ci sono presente, no? Ma dentro c'è una fatica enorme per farlo. Cioè nei pensieri lui è già proiettato verso una casa, una stabilità, una relazione concreta, ma la sente pesante in questo momento perché, come se pensasse ce la faccio davvero, sono pronto a reggere tutto questo? Perché nel cuore c'è il fuoco, lui lo sente tutto questo che è possibile, c'è un desiderio vivo, giovane, di volere questa stabilità, questo incontro, sente questo desiderio, allo stesso tempo l'imperatore al lato negativo è come se volesse controllare questo impulso del nuovo. Il nuovo qual è? Il nuovo è quello di questa stabilità, basata sulle vere radici dell'anima però. Quindi vuole fare le cose nel modo giusto, quindi il blocco che sta attraversando è chiarissimo, deve lasciare qualcosa e riposarsi prima di poter scegliere bene davvero. Sta uscendo qua da un ciclo emotivo, da una situazione che lo ha svuotato e ha bisogno di silenzio, di guarigione, di distanza per capire. Quindi le vere intenzioni dell'anima sono stupende perché vuole amare con stabilità, ma partendo da un amore puro, autentico. Ecco perché ha necessità di radicarsi nel bambino. Vuole una relazione vera, semplice, sincera. Le azioni perché sono lente? Perché c'è un blocco mentale, c'è silenzio, c'è osservazione, cioè qua si chiude lui, si ascolta, osserva, non si espone subito. Qual è la magia finale qua? Che quando si ritira capisce e poi prende una decisione importante di risveglio. Questo è un maschile che si sveglia in questi giorni, ma lo fa passando prima nel suo eremo interiore, no? E questo è il senso. E come lo fa? Aspetta, aspetta, non faccio le cose subito, non sono fuochi di paglia. Sì. L'energia femminile la vediamo solare, luminosa, magnetica, in movimento, è una donna che brilla, che va avanti, che si prende la scena della sua vita. Ehm, Ha un po' di protezione nel cuore, no? Sta valutando, sta osservando, sta decidendo cosa lasciare andare e cosa invece tenere. Nel frattempo lei vuole un amore vero, lento, concreto, reciproco, vuole costruire una relazione reale, quotidiana, fatta di presenza. Il suo blocco karmico di questa settimana è tagliare il passato con lucidità, che ancora non ha, ecco perché va lenta. Tagliare il passato dove si è sentita esclusa dalla vita, dove si è sentita rigettata dalla vita, dagli altri. Quindi questa settimana è tagliare proprio il passato con lucidità. E qua sempre la formula pentacolare, ragazze mie, tagliare il passato con lucidità. Una morte netta, una verità detta, una chiarezza che non può più essere rimandata. Quindi le vere intenzioni dell'anima sono prendersi spazio per fare questa decisione rimandata. Ritirarsi, lasciare andare ciò che non è più nutriente. Quindi anche lei, come lui, sta facendo un passo indietro per guarire. Quindi le azioni che farà, ci sono delle confusioni qua, indecisione, ecco, non perché, ripeto, non sappia, ma perché sta ancora scegliendo quale realtà vuole creare sulla base della nuova identità che sta emergendo. Quindi
Alla fine che succede? È bellissimo, la magia finale per lei è molto concreta, ci sono dialoghi, incontri, chiarimenti, come ti ho detto prima, ehm, osservazione, avvicinamento e comunicazione. Quindi il mondo di lei si muove davvero, anche se parte dalla confusione. Quindi qua il mondo si muove davvero per energie femminili. L'intreccio tra queste due energie qual è? Qua succede una cosa bellissima e potente, cioè entrambi in questi giorni si stanno ritirando per guarire. Entrambi vogliono amore vero. Entrambi stanno lasciando il passato come vittime. Ma lui ha bisogno di silenzio per capire, lei ha bisogno di chiarezza per tagliare. Quindi questa settimana può esserci della distanza, osservazione, una certa lentezza, i contatti sono sottili e non esplosivi. Sotto però c'è un riavvicinamento karmico, karmico nel senso di riappacificazione sotto sotto che si prepara. Non è ancora la settimana del grande gesto plateale, è la settimana del risveglio interiore che prepara il gesto. Queste due energie sono riflessi dentro di noi, cioè queste due energie vivono dentro a tutte voi, a tutti voi. Il tuo maschile interiore in questi giorni ti chiede di rallentare, di guarire, di non agire per paura e di scegliere con coscienza. Il tuo femminile interiore ti chiede: taglia ciò che non è più amore. Scegli te stessa, non accontentarti e credi in un amore concreto. E insieme ti stanno dicendo: non correre verso l'altro finché non sei tornata a casa dentro di te. Perché quando torni a casa dentro di te, l'altro ti incontra per davvero. E allora in concreto nella realtà fenomenica, cosa può accadere per voi? Se state pensando a qualcuno, il contatto può arrivare, ma lento, riflessivo, non sono contatti impulsivi. Può esserci silenzio seguito da un chiarimento. Perché qua vedo qualcuno che osserva molto prima di esporsi. C'è voglia di costruire, sì, ma solo se le cose sono reali. Quindi il consiglio pratico per voi qual è? Non forzare, non rincorrere, non chiuderti nel dolore. Fai come fanno i nostri archetipi a livello animico, cioè guarisci, scegli e poi ama. Quindi questa settimana è la settimana un po' del caos, ma non tanto del caos, quello che fa rabbrividire, no. È la settimana del passaggio sacro dalla ferita all'amore vero. E quando questo passaggio avviene non si torna più indietro. Vediamo cosa dice lui a lei, con i miei oracoli che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Ti sposerò perché? Qua non è un fuoco di paglia. Cioè qua la distanza unisce, capito? Che è sempre così. Ti sposerò perché? Molto forte. Questo ti sposerò perché è il più affidabile di tutti quelli che magari c'è il fuoco di paglia, capito? Cos'altro? Ti sto aspettando. Qua ci possono essere dei femminili che si ritirano e dei maschili che aspettano. Tant'è che, ripeto, la regina dei denari qui è un archetipo femminile che sa attendere, che sa nutrire, che non fa le cose di fretta e ce l'hanno sul maschile. Quindi ti sto aspettando, molti maschili aspettano le decisioni del femminile, abbiamo 2 volte il 7 di coppe, quindi ti sto aspettando, sono maschili che aspettano i femminili. Ora ti dico un'altra cosa su un altro livello. Maschili che per fare azioni, nelle azioni abbiamo l'8 di spade e la papessa, aspettano l'intuizione, che è il femminile.
appunto. Quindi andiamo a vedere ancora. Quanto vorrei le tue gambe ora? La distanza unisce perché genera energia erotica. Energia erotica, che è quel paio di bastoni lì, che sentono questo impulso molto forte, che a volte viene controllato da una vecchia struttura di potere, no? Quando la differenza tra il potere che l'anima del maschile cerca di esercitare e il potere di distribuire la spiritualità nella materia. Questa stesa è profondissima, ragazze mie e ragazzi, è profondissima questa stesa. Vediamo da questa parte. Quindi voglio mettere queste sul passaggio energetico che fa il femminile con gli Osho Zen. Il sogno, la fonte, meraviglioso, le vedo proprio contente, felici, celebrazione. Il sogno è lo stato di sogno, no? E come ci insegniamo sempre nell'arte sciamanica, tutto è un sogno, la tua realtà di veglia e la realtà di sonno sono ugualmente stati di sogno. E quindi sto sognando, sto sognando, sto sognando, è tutto un sogno, quello che vedi con gli occhi fisici e quello che vedi durante la notte sono tutti sogni e quindi questo sogno è la guida che fa il tuo amante mistico, cioè tutto quello che vivi durante la giornata è emanazione del tuo daimon, dell'amante mistico, della sposa celeste o sotterranea, la stessa cosa nello sciamanesimo. Quindi, grazie alla consapevolezza che i femminili acquisiscono che tutto è un sogno e tutto è mandatario del daimon, che succede? Si attiva la realizzazione, la fonte è la fonte del daimon per portarti allegria, gioia, leggerezza, condivisione con amiche, con amici. Io vedo i femminili che verranno guidate dal loro spirito guida amante mistico nella celebrazione della vita con le persone che hanno intorno in questa settimana e anche alla ehm, sistemazione di alcune cose. Vediamo il viaggio del maschile. La rinascita, l'innocenza, bellissime, bellissime, lasciarsi andare. I maschili avranno una resa consapevole in questi giorni perché rinascono dalle ferite. Questo è un 10 di spade. L'innocenza qua sono diventati, stanno generando adultità animica, che significa il bambino non che è diventato adulto, è l'adulto che diventa bambino. L'adulto che diventa bambino significa dare il timone della propria vita all'anima, lasciarsi andare a un 8 di coppe, cioè lasciarsi andare a quello che la vita gli mette davanti perché ritrovano una leggerezza dopo questi blocchi mentali grazie a una rivelazione che gli arriva a livello intuitivo che li fa agire con grande saggezza. C'è una grande maturità raggiunta che li porta a dirti sposerò perché ti aspetto, non affretto i tuoi tempi. Intanto sogno la tua fisicità come emanazione dello spirito che ti incarna. Bello, bellissimo. Vediamo un po' a questo punto come si presentano i maschili in questa settimana. Vediamo di metterci queste carte. Una proposta. La tua storia d'amore sta per evolversi e salire di livello e qua infatti vediamo ti sposerò perché. Manifestare l'uno. Molto presto arriverà il tuo vero amore. Vedo i maschili che sono più fiduciosi in questa settimana.
molto presto arriverà il tuo vero amore, si lasciano andare a quando arriverà il loro vero amore, che il loro vero amore è l'amore che sgorga da dentro e poi lo puoi trovare fuori. E quindi se noi vedessimo il maschile dal punto di vista sciamanico, no? Quindi su un altro livello, i maschili si stanno lasciando andare al vecchio concetto di amore, quello che per avere l'amore bisogna controllare l'amore, bisogna ehm, possedere la persona. Queste sono reminiscenze, no, che ci portiamo avanti da secoli. Allora, questo, il percorso che stiamo vedendo che fa il maschile è un percorso che noi stessi facciamo internamente, sono i nostri condizionamenti che si sciolgono. Allora, avere fede nell'amore che ti sta arrivando da dentro significa avere una relazione appagante, veramente riconoscere il cuore dell'altro prima che la personalità dell'altro quando ti arriva. Ecco, i maschili stanno elaborando questo. Mm. Sì. Vediamo cos'altro dicono queste. Anzi, queste volevo mettere. Con quella regina dei denari lì, visto che abbiamo l'archetipo maschile sul femminile, l'archetipo femminile sul maschile, scusa. Vediamo le carte dei chakra sul maschile. Come vedono lei, sì, qua abbiamo il secondo chakra. Il bambino, arancione, il bambino. Indulgere nel piacere impossibile. Il secondo chakra ha a che fare con il bambino interiore. Se il secondo chakra è ostruito o è il bambino interiore che è la forza che si trova nel secondo chakra è ferito o è ferita, non si realizza niente. Cioè, se il bambino è ferito, non si riperpetuano le stesse cose, ho paura di sentire le emozioni. Il secondo chakra chiuso non è mai. Quando la Kundalini sale al secondo, se il secondo è ostruito, si disperde l'energia e fa caos, no? Quindi il secondo chakra, diciamo bloccato, che manco lì è sempre troppo bloccato, ostruito un po', ok. Significa avere il controllo sulle emozioni, pretendere di controllare le emozioni, perché tutte le emozioni che abbiamo vissuto nell'infanzia non sono andate mai perdute, sono tutte lì nel secondo chakra. E quindi inseguire il piacere ai fini del piacere stesso, a tutti i costi, voler controllare le emozioni, non sentire le emozioni perché il bambino è ferito. Il bambino non crede più che le cose siano possibili, piacere è impossibile, no? E qua abbiamo lui che si inginocchia a lei, vabbè, a parte l'iconografia della carta, però è molto interessante perché qua c'è tipo un drago, un diavolo, no? Allora c'è il maschile che si inginocchia al suo demone che è l'emozione più forte, il maschile che si inginocchia o inizia a inginocchiarsi all'emozione più forte senza più reprimerla e dice aiutami, incarnata da un archetipo femminile, che può essere anche un uomo. Vediamo il femminile. Bellissimo, il femminile, la visione, il terzo occhio aperto. Il femminile confida nel potere della guarigione. Quindi il femminile invece, qua c'è un femminile che si fa aiutare da un'esperta, erborista, maestra, i femminili che si appoggiano, i femminili che si riconoscono l'uno dell'altra nello stesso percorso di guarigione. Volto a cosa? I femminili qua oggi, in questi giorni, avranno accesso a una visione sesto chakra più ampia. Avranno accesso perché? Perché stanno condividendosi, si stanno alleando al loro amante mistico. Sicuramente gran parte, migliaia di voi stanno facendo il percorso sciamanico, è proprio questo che è il più efficiente e più efficace percorso in assoluto nel mondo. Lo sapete bene, l'ho sperimentata a migliaia, quindi quello che, come mi raccontate sempre, ma come io stessa mi prefiguro sempre di ricordarvi, quello che con tanti altri approcci
dalle terapeutici a psicologici, non si è riuscito mai a raggiungere, con lo yoga sciamanico, l'estasi sciamanica si raggiunge in tempi brevissimi. Proprio perché è primitivo. Ecco, la visione del femminile, il terzo occhio aperto, significa che la Kundalini arriva al terzo occhio, al sesto chakra, e quasi rimane in pianta stabile. Perché il problema non è che la Kundalini non ci sale, il problema è che la Kundalini ci sale, ma poi scende subito, e quindi farla rimanere in pianta stabile è quello il problema, e col lavoro sciamanico si fa. È una lettura bellissima. Voglio vedere soltanto su qua, in chiusura, sulla la dea. Quindi questa visione, questo terzo occhio che ha maggiore consapevolezza e visione, a quale dea è corrispondente sul femminile? Al passato, la pacificazione del passato, vedere il passato da un'altra prospettiva. E qua significa che state lavorando benissimo con la pacificazione delle immagini del passato. Anche il podcast Magia Pratica 15, l'amore incondizionato, lo so che lo state praticando quello. Quando il terzo occhio si apre, tu inizi a vedere che tutto quello che ti è accaduto nella vita aveva un grande disegno. Allora inizi a pacificare gli eventi e le immagini del tuo passato, comprensive delle persone, affinché tu possa realizzare un presente straordinario. Infatti qua c'è potere di guarigione, vedi? Potere di guarigione del passato. Formula pentacolare. Bellissimo. Ragazzi, è bellissimo, bellissimo veramente. Bellissimo, bellissimo veramente. Quindi, ragazzi miei, ragazzi, io non aggiungo nient'altro, vado a preparare per le masterclass di oggi pomeriggio e mi raccomando che tutto in te sia gioia, perché questa è la tua meta. Io ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!